Lezione 1. Scelte di cottura. Cosa ne pensi di acquistare un nuovo forno? Sembra fantastico. Quali caratteristiche dovremmo cercare? Beh, forse ti servirà un modello con cottura a convezione. Sarebbe utile. Cos'altro è importante? Sono indispensabili più funzioni di cottura. Giusto. Adoro la versatilità in cucina. Rende la cottura molto più semplice. Assolutamente. Possiamo provare nuove ricette insieme. Non vedo l'ora di sperimentare. Cucinare con te è divertente. Lezione 2. Camminare o prendere l'autobus? Andiamo a piedi o prendiamo l'autobus? Andiamo a piedi. Non è troppo lontano. Adoro camminare con te. L'aria fresca è piacevole. Sì, è rinfrescante. E poi possiamo chiacchierare. Esatto. Cosa ti passa per la testa oggi? Stavo pensando ai nostri programmi per il fine settimana. Oh, mi piacerebbe molto sentire le vostre idee. Forse potremmo visitare quel nuovo bar? Ottima idea. Non vedo l'ora di provarla. Lezione 3. Imparare a conoscere i pericoli. Hai mai pensato ai pericoli di una guerra nucleare? Sì, è davvero spaventoso pensarci. A volte vengono a conoscenza dei dettagli del danno causato. È sconvolgente sapere l'impatto che ha avuto. Vengono a conoscenza di ciò che accadde a Hiroshima e Nagasaki. Questi eventi cambiarono il mondo per sempre. Dobbiamo comprendere la storia per impedire che ciò accada di nuovo. Sono d'accordo. L'istruzione è fondamentale per la pace. Continuiamo a discutere di argomenti importanti come questo. Lezione 4. Semplici gioie. Adoro condividere piccoli momenti con te. Anch'io. Anche una capatina al Burger King è divertente. Esatto. Cosa ti piace ordinare lì? Prendo sempre le patatine fritte. Sono le migliori. Nemmeno io resisto alle patatine fritte. Andiamo subito. Fantastico. Sono le cose semplici che contano. Sì, si tratta semplicemente di godersi la reciproca compagnia. Sono d'accordo. Cos'altro vi piace fare insieme? Un altro dei miei passatempi preferiti è guardare i film a casa. Lezione 5. Promesse e preoccupazioni. Mi preoccupo di cosa ci riserva il futuro. Capisco. È naturale sentirsi così. Pensi che riusciremo a restare insieme nonostante le difficoltà? Spero di sì. Dobbiamo solo comunicare. Sì, la comunicazione è fondamentale. Ti prometto che parlerò sempre con te. Questo significa molto per me. E se dovessimo affrontare momenti difficili? Li affronteremo insieme. Siamo una squadra. Credo in noi. Continuiamo a sostenerci a vicenda. Sono d'accordo. Insieme possiamo superare qualsiasi cosa. Lezione 6. Fare la spesa per i beni essenziali. È passata una settimana e il mio ordine non è ancora arrivato? È terribile. Hai provato a contattare il servizio clienti? Potrebbero darti degli aggiornamenti. Non l'ho ancora fatto, ma credo che dovrei farlo. È frustrante aspettare qualcosa di importante. Assolutamente sì. Contattarci potrebbe aiutarti a risolvere il problema e a stare più tranquillo. Giusto. Voglio solo sapere come sta andando il mio ordine. Sì, è sempre meglio essere proattivi piuttosto che aspettare nell'incertezza. Sono d'accordo.
Farò quella chiamata oggi per vedere se riescono a rintracciarlo per me. Ottima idea! Speriamo che abbiano qualche risposta e possano accelerare il processo. Incrocio le dita. Vi terrò aggiornati su cosa dicono. Lezione 7. Confronto tra negozi. È fantastico che molti negozi abbiano un sito web, sembra comodo per fare acquisti. Sì, è proprio così. Lo shopping online rende facile cercare e confrontare i prezzi senza uscire di casa. Esatto. Come confrontiamo i prezzi e la qualità tra i diversi negozi? Di solito controllo le recensioni e le valutazioni per valutare la qualità dei prodotti prima di acquistarli. Questa è una strategia intelligente. Mi aiuta a prendere decisioni consapevoli. Sì, cerco anche eventuali sconti o promozioni disponibili online. Ottima idea. È sempre bello trovare offerte che rendono lo shopping più conveniente. Certamente. Inoltre, molti siti web offrono la spedizione gratuita, un altro vantaggio dello shopping online. Non potrei essere più d'accordo. Pianifichiamo una giornata per fare shopping online e vedere cosa riusciamo a trovare. Lezione 8. Pianificazione dei pasti. Ok, lo terrò a mente. C'è altro che dovremmo portare per il nostro viaggio? Sì, potrebbe essere una buona idea pianificare alcuni pasti in anticipo per risparmiare tempo e denaro. Sembra pratico. Preferirei non affidarmi esclusivamente al mangiare fuori, soprattutto in una zona turistica. Assolutamente sì. Portare con sé snack e pasti facili da preparare può rendere il nostro viaggio molto più piacevole. Sono d'accordo. Inoltre, ci permette di provare alcuni ingredienti e sapori locali mentre cuciniamo. Sì, facciamo una lista di ciò che vorremmo preparare così non dimentichiamo nulla. Ottima idea. Non vedo l'ora di cucinare insieme durante il nostro viaggio. Anch'io. Cucinare insieme può essere un'esperienza divertente che rafforza il legame. Non vedo l'ora di scoprire quali deliziosi piatti prepareremo. Lezione 9. Copertura assicurativa. Avevi un'assicurazione di viaggio per coprire le spese relative alla perdita? Sì, prima di ogni viaggio stipulo sempre un'assicurazione di viaggio, mi dà tranquillità. Ottima idea. È importante essere preparati a situazioni impreviste quando si viaggia. Assolutamente sì. L'assicurazione di viaggio può coprire lo smarrimento dei bagagli, le emergenze mediche e persino l'annullamento del viaggio. Giusto. Penso che sia essenziale per chiunque viaggi, soprattutto in luoghi sconosciuti. Sì, ti protegge da potenziali oneri finanziari che potrebbero rovinarti il viaggio. Farò in modo di stipulare un'assicurazione per il mio prossimo viaggio, ne vale la pena. Certamente, è una rete di sicurezza che ti permette di goderti i tuoi viaggi senza preoccupazioni. Apprezzo i tuoi consigli. Valuterò le migliori opzioni disponibili per il mio prossimo viaggio. Lezione 10. Negozio di artigianato. Ho sentito che c'è un negozio di artigianato qui vicino, sembra fantastico. Sì, sono sempre pronto a scoprire nuovi posti che offrono materiali e forniture unici. Penso che sarebbe divertente vedere che tipo di oggetti creativi hanno a disposizione. Assolutamente sì. I negozi di bricolage hanno spesso una varietà di materiali che possono ispirare nuovi progetti. Giusto. Mi piace l'idea di trovare qualcosa di speciale che possa stimolare la mia creatività. Sì, inoltre, non si sa mai quali pezzi unici potresti scoprire in quei negozi.
Non vedo l'ora di provarlo. Vediamo se hanno qualcosa che possiamo usare per il nostro prossimo progetto. Assolutamente sì! Non vedo l'ora di scoprire quali tesori troveremo insieme. Sembra un'avventura divertente. Brindiamo a scatenare la nostra creatività nel negozio di bricolage. Lezione 11. Discussione politica. È vero. Riconosco che la corruzione è un problema serio e che le persone chiedono un cambiamento. Sì, è importante che i cittadini chiedano ai propri governi di rispondere delle proprie azioni. Esatto. La trasparenza è fondamentale per ripristinare la fiducia nei sistemi politici. Assolutamente sì! L'advocacy e l'attivismo svolgono un ruolo cruciale nel garantire che le voci vengano ascoltate. Sono d'accordo. È incoraggiante vedere movimenti che si mobilitano per combattere la corruzione. Sì, insieme, le persone possono creare una forza potente per la riforma e il cambiamento positivo. È essenziale continuare a promuovere l'integrità e l'onestà nella leadership. Certamente, sosteniamo questi sforzi e promuoviamo un cambiamento positivo ovunque possiamo. Spero che, continuando a impegnarci, potremo costruire una società più trasparente. Lezione 12. Benefici della routine mattutina. Iniziare la mattina con una nota positiva dà il tono all'intera giornata. Capisco il tuo punto di vista. È incredibile come una buona routine mattutina possa influenzare il nostro umore. Esatto. Ho cercato di integrare alcune attività motivanti nelle mie mattine. Ottima idea! Cose semplici come fare stretching o gustare una colazione sana possono fare una grande differenza. Sì. Mi sento più energico e concentrato quando inizio la giornata con intenzione. Assolutamente. Penso che sia fondamentale prendersi del tempo per sé al mattino. Sono d'accordo. Continuerò a sperimentare con la mia routine per vedere cosa funziona meglio per me. Sembra perfetto. Condividiamo le nostre esperienze e i nostri consigli per aiutarci a vicenda a migliorare le nostre mattine. Mi piacerebbe molto. Brindiamo a creare mattine che ci ispirino per il resto della giornata. Lezione 13. Miglioramenti fai da te. Sì, ho iniziato a realizzare alcuni miglioramenti fai da te in casa mia e si sono rivelati davvero utili. Sembra entusiasmante. A che tipo di progetti stai lavorando? Mi sono concentrato su piccole cose, come dipingere le pareti e organizzare meglio il mio spazio. Sono ottimi modi per rinnovare la casa. Una nuova mano di vernice può cambiare completamente l'atmosfera. Esatto. Rende lo spazio più luminoso e accogliente, ed è proprio quello che desideravo. Immagino. Hai già intrapreso progetti più grandi o per ora ti stai concentrando su quelli più piccoli? Per ora la tengo sotto controllo, ma sto pensando di costruire degli scaffali. È un'idea fantastica. Gli scaffali possono davvero aiutarti a sfruttare al meglio lo spazio e a esporre magnificamente i tuoi oggetti preferiti. Sì. Voglio creare un accogliente angolo lettura con qualche libro e delle piante. Lezione 14. Difesa pacifica. Dovremmo concentrarci su metodi e obiettivi pacifici, soprattutto quando si parla di meccanismi di difesa militare. Sono pienamente d'accordo. È essenziale dare priorità alla sicurezza e alla libertà senza ricorrere alla violenza. Sì. Promuovere il dialogo e la comprensione può portare a soluzioni più sostenibili. Assolutamente. La storia ha dimostrato che i conflitti spesso portano a più problemi che soluzioni.
Giusto. Investire nella diplomazia e nella cooperazione è fondamentale per un futuro di pace. Sì, si tratta di trovare un terreno comune e lavorare insieme per il bene comune. Penso che sia importante informare gli altri sui benefici delle risoluzioni pacifiche. Certamente. Incoraggiare conversazioni su questo argomento può ispirare un cambiamento positivo. Speriamo in un futuro in cui sicurezza e libertà possano prosperare senza conflitti. Lezione 15. Punti salienti della sezione sportiva. Un'altra sezione popolare del giornale è quella sportiva, che presenta una varietà di storie interessanti. Adoro quella sezione. Contiene informazioni sulle squadre locali, i risultati delle partite e le statistiche dei giocatori. Esatto. È emozionante seguire i progressi delle nostre squadre preferite e vedere come si comportano ogni settimana. Sì, l'analisi e il commento possono essere davvero illuminanti, aggiungendo profondità al gioco. Apprezzo anche le storie di interesse umano che mettono in luce i percorsi personali degli atleti. Assolutamente. Queste storie rendono il mondo dello sport più coinvolgente e stimolante. Inoltre, è un ottimo modo per interagire con la comunità, soprattutto durante i playoff. Sì, lo sport può unire le persone e creare un senso di cameratismo tra i tifosi. Non vedo l'ora di leggere la prossima edizione e di scoprire gli ultimi aggiornamenti. Lezione 16. Trovare le indicazioni. Certo, vai dritto e poi gira a sinistra al prossimo incrocio. Si trova sul lato destro o sinistro della strada dopo aver svoltato? Dovrebbe trovarsi sul lato sinistro, a pochi isolati dalla svolta. Capito? Così è più facile orientarsi. Apprezzo il tuo aiuto con queste indicazioni. Nessun problema. Mi fa sempre piacere dare una mano, soprattutto quando significa che qualcuno trova quello che cerca. Molto gentile da parte tua. Terrò d'occhio i punti di riferimento che hai menzionato. Sì. Cercate il grande edificio rosso, è difficile non vederlo. Fantastico! Non vedo l'ora di esplorare la zona una volta arrivato. Sono sicuro che ti piacerà, c'è così tanto da vedere e da fare. Lezione 17. Leggere le recensioni. Mentre tu fai questo, leggerò alcune recensioni di altri viaggiatori per avere il loro parere. Sembra una mossa intelligente. Le recensioni possono darti un'idea migliore di cosa aspettarti. Esatto. Trovo che le esperienze di prima mano possano essere davvero utili per pianificare un viaggio. Sì, è bello conoscere sia gli aspetti positivi che quelli negativi per prendere una decisione informata. Assolutamente sì. Sono particolarmente interessato a ricevere feedback sulle opzioni di alloggio e ristorazione. Ottima idea! Questi aspetti possono davvero fare la differenza in un viaggio. Cercherò anche suggerimenti sulle attrazioni e le attività locali per sfruttare al meglio la nostra esperienza. Sì, raccogliamo quante più informazioni possibili per garantire una fantastica avventura. Non vedo l'ora di sentire cosa ne pensano gli altri, ci aiuterà sicuramente a pianificare meglio. Lezione 18. Comprendere la corruzione. Pratiche come tangenti, bustarelle, nepotismo e appropriazione indebita sono problemi seri in molte società. Sì, e una tangente è essenzialmente un pagamento illegale effettuato per influenzare le azioni di qualcuno. Esatto. Mina la fiducia e può portare a un circolo vizioso di corruzione difficile da spezzare.
Assolutamente sì. È fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica su queste pratiche per promuovere la responsabilità. Sono d'accordo. Educare le persone sull'impatto della corruzione può dar loro la forza di chiedere un cambiamento. Sì, la trasparenza è essenziale nella governance per creare fiducia tra funzionari e cittadini. Credo che i movimenti popolari svolgano un ruolo fondamentale nel combattere efficacemente questi problemi. Certamente, l'azione collettiva può portare a riforme e miglioramenti significativi. Eccoci qui a sostenere l'integrità e l'equità nelle nostre comunità. Lezione 19. Bellezza primaverile. La primavera è una stagione meravigliosa, quando il clima è mite e i fiori sono in piena fioritura. Sono completamente d'accordo. È rinfrescante vedere la natura tornare alla vita dopo l'inverno. Sì. I colori vivaci e i dolci profumi dei fiori creano un'atmosfera davvero gioiosa. Assolutamente sì. È il momento perfetto per fare attività all'aria aperta e godersi il sole. Adoro trascorrere il tempo nei parchi quando tutto è in fiore, mi sento così ringiovanito. Anch'io. È incredibile come la natura possa sollevarci il morale. Non vedo l'ora di organizzare picnic ed escursioni per godermi appieno la stagione. Sembra meraviglioso. Non perdiamoci d'animo e andiamo a esplorare anche qualche splendido giardino. Certamente. Brindiamo a tutta la bellezza che la primavera ha da offrire. Lezione 20. Progetto scientifico fai da te. Per questo semplice progetto scientifico avrai bisogno di acqua, olio, colorante alimentare e un contenitore trasparente. Sembra divertente. Cosa creeremo esattamente con quei materiali? Realizzeremo un effetto lampada di lava colorato, divertente e istruttivo. Oh, adoro questa idea. È un ottimo modo per visualizzare le proprietà dei liquidi. Esatto. L'olio e l'acqua si separeranno perché non si mescolano, il che è affascinante da vedere. Non vedo l'ora di vedere il colorante alimentare turbinare nell'acqua. Sì. È come creare un mini esperimento scientifico direttamente nella nostra cucina. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Sembra un'attività perfetta per il pomeriggio. Raccogliamo il materiale e cominciamo, sarà uno spasso. Lezione 21. Motivazione per il fitness. Unisciti a me in questo percorso di fitness, penso che sarà un ottimo modo per rimanere motivati. Questa è una mossa intelligente. Avere qualcuno con cui allenarsi può davvero aiutarti a sentirti responsabile. Esatto. Possiamo incoraggiarci a vicenda e celebrare insieme i nostri progressi. Sì, inoltre, allenarsi in compagnia è più piacevole. Sono d'accordo. Possiamo provare attività diverse e mantenere l'interesse costante. Certamente. Non vedo l'ora di provare nuovi allenamenti e nuove routine con te. Anch'io. Fissiamoci degli obiettivi e monitoriamo i nostri progressi lungo il percorso. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di vedere come miglioreremo insieme. Ecco uno stile di vita più sano e il viaggio che ci aspetta. Lezione 22. Prodotti freschi. Adoro visitare il mercato contadino, soprattutto perché la frutta e la verdura sono così fresche e colorate. Sì, c'è qualcosa di speciale nei prodotti locali che li rende ancora più buoni. Assolutamente sì. I sapori sono spesso più intensi e la qualità si nota subito. Inoltre, sostenere gli agricoltori locali è un ottimo modo per dare il proprio contributo alla comunità.
Non potrei essere più d'accordo. È bello sapere da dove proviene il cibo che mangiamo. Sì, mi piace anche scoprire prodotti stagionali che potresti non trovare nei supermercati. Esatto. È sempre emozionante provare nuovi frutti e verdure di stagione. Non vedo l'ora della nostra prossima visita. Facciamo una lista di cosa comprare. Ottima idea. Ecco come gustare prodotti freschi e deliziosi e tutti i benefici che apportano. Lezione 23. Elementi essenziali per la valigia. Sì, ho la mia borsa pronta. E tu? Anch'io ho il mio. Controllo sempre 2 volte per assicurarmi di non aver dimenticato nulla di importante. Ottima mossa. È facile trascurare gli oggetti quando si fa la valigia in fretta. Esatto. Mi piace fare una lista di controllo per assicurarmi di avere tutto il necessario per il viaggio. Ottima idea. Dovrei iniziare a farlo per evitare lo stress dell'ultimo minuto. Sì, è davvero utile, soprattutto quando si viaggia in posti nuovi. Sono d'accordo. Mi assicurerò di includere nella mia lista articoli essenziali come caricabatterie e articoli da toeletta. Assolutamente sì. E non dimenticare gli spuntini che potrebbero servirti durante il viaggio. Ottima osservazione. Metterò in valigia degli spuntini salutari per mantenere alta l'energia. Lezione 24. Piatti preferiti per il pranzo. Mio fratello vuole sempre pranzare con panini al burro di arachidi e marmellata, sono i suoi preferiti. Sembra delizioso. È un classico che non stanca mai. Assolutamente sì. E a volte mia madre ci prepara un dolcetto, il che rende l'ora di pranzo ancora più bella. Che bello! Una piccola sorpresa può davvero rallegrare la giornata. Sì. A volte si tratta di biscotti o frutta, che sono una deliziosa aggiunta ai nostri panini. Mi piace un sacco. È fantastico quando i pasti sono un po' vari, così da rendere il tutto più interessante. Esatto. Rende l'ora di pranzo un momento da attendere con ansia ogni giorno. Penso che sia importante godersi ciò che mangiamo, soprattutto durante le giornate scolastiche più impegnative. Certo. Presto organizzeremo un pranzo insieme e prepareremo dei panini deliziosi. Lezione 25. Sviluppo urbano. Migliorare il trasporto pubblico all'interno delle città è fondamentale per uno sviluppo urbano sostenibile. Sono completamente d'accordo. Un trasporto pubblico efficiente può ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento. Esatto. Incoraggia le persone a utilizzare i trasporti pubblici invece di affidarsi ai veicoli personali. Sì, e rende gli spostamenti in città molto più facili e accessibili a tutti. Penso che ampliare le opzioni di trasporto pubblico potrebbe anche aiutare a collegare le aree svantaggiate alle opportunità di lavoro. Assolutamente sì. È essenziale per promuovere la crescita economica e il benessere della comunità. Inoltre, il miglioramento del trasporto pubblico può contribuire a creare un ambiente complessivamente più sano. Sì, meno auto sulle strade significano aria più pulita e meno inquinamento acustico. Eccoci qui a sostenere sistemi di trasporto pubblico migliori nelle nostre città. Lezione 26. Crescita storica. Imparò a leggere e a scrivere, il che era impressionante per uno che viveva nel 1900. Sì, soprattutto considerando le sfide che le persone hanno dovuto affrontare in quel periodo. È incredibile come abbia capito che l'istruzione era la chiave per un futuro migliore. Assolutamente sì. L'istruzione apre porte e offre opportunità di crescita e avanzamento.
Ammiro la sua determinazione nel superare gli ostacoli e nel perseguire la conoscenza nonostante le difficoltà. Sì, dimostra quanto le persone possano essere resilienti quando danno valore all'istruzione. Penso che sia essenziale condividere queste storie di perseveranza per ispirare le generazioni future. Certamente, ci ricordano che con duro lavoro e dedizione possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Eccoci qui a celebrare l'importanza dell'istruzione nel plasmare le nostre vite. Lezione 27. Porre fine al conflitto. Se agiamo tempestivamente, possiamo porre fine a questa piaga sulla terra causata dalle mine antiuomo. Sono pienamente d'accordo. Quanto più prontamente possiamo intervenire per la rimozione e la prevenzione, tanto meglio. Esatto. È essenziale affrontare questo problema per proteggere vite innocenti e promuovere la pace. Sì, l'impatto delle mine antiuomo sulle comunità è devastante e dobbiamo intervenire. Credo che sensibilizzare su questo tema sia fondamentale per promuovere il cambiamento. Assolutamente sì. L'istruzione e la sensibilizzazione possono mobilitare il sostegno a iniziative volte all'allontanamento. Insieme possiamo creare un ambiente più sicuro e garantire la protezione delle generazioni future. Sì, continuiamo a batterci per la pace e a impegnarci per un mondo libero da tali pericoli. Ecco il nostro impegno per fare una differenza positiva nel mondo. Lezione 28. Verifica dei progressi. Ci vorranno circa 30 giorni per vedere cambiamenti significativi nelle nostre abitudini. Perfetto! Penso che stiamo già facendo progressi e sento la differenza. Sì, e attenersi al nostro piano è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. Assolutamente. La costanza è fondamentale, soprattutto quando si costruiscono nuove abitudini. Sono d'accordo. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda per rimanere motivati durante questo percorso. Certamente. Il supporto fa un'enorme differenza nel mantenere l'impegno. Non vedo l'ora di scoprire dove saremo tra un mese, è emozionante pensarci. Sì, brindiamo alla concentrazione e festeggiamo i successi ottenuti lungo il cammino. Insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi e creare un cambiamento duraturo. Lezione 29. Servizio in camera. Certamente. Te li porteremo subito in camera, così potrai gustarli. Sembra fantastico. Apprezzo molto il servizio rapido, migliora davvero l'esperienza. Sì. È bello avere la comodità del servizio in camera, soprattutto quando ci si rilassa. Assolutamente sì. Adoro potermi gustare un pasto nel comfort del mio spazio. Aggiunge un tocco di lusso al soggiorno, non è vero? Sì, è proprio così. Rende l'intera esperienza più speciale e personalizzata. Sono felice che ti stia divertendo qui, ogni tanto è importante prendersi una pausa. Assolutamente sì. Questa piccola fuga è stata rigenerante e davvero necessaria. Ecco come goderti il resto del tuo soggiorno e tutti i piccoli lussi che ne derivano. Lezione 30. Supporto nei momenti difficili. Sanno che ti amano e anche per loro questo è un momento difficile. Anche per te è un periodo difficile, ma queste sensazioni fanno parte del processo di guarigione. Sì, è importante riconoscere che ognuno di noi sta affrontando le proprie sfide. Assolutamente sì. Sostenersi a vicenda nei momenti difficili può fare un'enorme differenza. Sono d'accordo. A volte una semplice conversazione può offrire conforto e comprensione.
Sì, è essenziale creare uno spazio sicuro in cui condividere emozioni e paure. Insieme possiamo aiutarci a vicenda ad affrontare queste difficoltà. Certamente. Ricordiamoci che non siamo soli in questa situazione. Ecco come possiamo contare gli uni sugli altri e trovare forza nelle nostre relazioni. Lezione 31. Stile di complimento. Ciao, mi piace tantissimo il tuo nuovo taglio di capelli, è davvero elegante e ti dona tantissimo. Grazie mille. Ero un po' nervoso per il cambiamento, ma sono contento che ti piaccia. Mette davvero in risalto i tuoi lineamenti e ti dona un aspetto fresco. Lo apprezzo. Volevo qualcosa di nuovo per la stagione e questa mi è sembrata la scelta giusta. Assolutamente. È sempre divertente cambiare e provare qualcosa di diverso. Sì, può essere stimolante reinventarsi in piccoli modi. Penso che sia importante sentirsi bene nel modo in cui ci si presenta. Certamente, una nuova acconciatura può aumentare la tua sicurezza e il tuo umore. Ecco come accogliere il cambiamento ed esprimere noi stessi attraverso il nostro stile. Lezione 32. Spuntini sani. Sto cercando di mangiare più sano, hai qualche suggerimento per degli spuntini salutari? Assolutamente sì. Adoro fare spuntini con frutta fresca e noci. Sono nutrienti e sazianti. Sembra fantastico. Credo che potrei aggiungere più frutta alla mia dieta. Sì, bacche, mele e banane sono facili da afferrare e ricche di vitamine. Mi piace l'idea di preparare un po' di frutta secca mista per una rapida carica di energia. Esatto, sono ricchi di proteine e grassi sani, il che li rende un'ottima scelta. Valuterò anche di aggiungere un po' di yogurt o hummus con verdure ai miei spuntini. Sono delle opzioni fantastiche. Sono deliziose e forniscono nutrienti essenziali. Grazie per i consigli. Non vedo l'ora di integrare questi spuntini nella mia routine. Lezione 33. Perso nella traduzione. Un giorno, mentre camminavo per le strade trafficate, una ragazza mi si è avvicinata con un'aria perplessa e un po' ansiosa. Mi ha spiegato che si era persa e non riusciva a trovare la strada per la sua lezione di inglese, che sarebbe dovuta iniziare presto. Percepivo la sua frustrazione, così decisi di aiutarla, chiedendole qualche informazione in più su dove si trovasse la sua classe. Ha detto che si trovava al secondo piano di un edificio vicino, ma le indicazioni che aveva ricevuto non erano chiare. Le ho indicato la giusta direzione, descrivendole i punti di riferimento che avrebbe dovuto cercare lungo il cammino. Grata per il mio aiuto, sorrise e sembrò sollevata, dicendo che temeva di perdersi lezioni importanti. La rassicurai che con un po' di fiducia avrebbe trovato la sua strada e si sarebbe divertita durante la lezione. Prima di salutarmi, mi ringraziò calorosamente e capii quanto avesse apprezzato il mio aiuto in quel momento. Mentre se ne andava, mi sentivo felice sapendo di aver fatto una piccola differenza nella sua giornata. Lezione 34. Realtà delle riserve. Quindi, quando effettuo una prenotazione, c'è qualcosa di specifico che devo tenere a mente per garantire che tutto vada liscio? Assolutamente sì. Innanzitutto, è fondamentale ricontrollare le date e gli orari che si desidera prenotare, poiché eventuali errori potrebbero creare confusione in seguito. Ha senso. Ho sentito storie di persone che si sono presentate e hanno scoperto che le loro prenotazioni non erano state confermate. Giusto.
È anche una buona idea leggere le condizioni di cancellazione prima di confermare, nel caso in cui i tuoi piani cambiassero inaspettatamente. Apprezzo il consiglio. Cambiamenti inaspettati possono certamente verificarsi e conoscere la polizza aiuta a evitare costi aggiuntivi. Inoltre, se avete richieste particolari, come una camera con vista o preferenze alimentari, assicuratevi di segnalarle al momento della prenotazione. Ottima osservazione, sono i piccoli dettagli che possono fare una grande differenza nella tua esperienza. Esatto! E non dimenticare di conservare l'email o il numero di conferma per riferimento al tuo arrivo. Grazie per questi spunti, ora mi sento molto più preparato a prenotare. Lezione 35. Saggezza nell'allenamento. Di solito mi alleno per circa 20-30 minuti al giorno, concentrandomi sia sull'allenamento cardio che su quello di forza. Sembra una routine solida. Mantenere la varietà è fondamentale per restare motivati e non annoiarsi. Assolutamente sì. Trovo che alternare esercizi diversi renda l'esperienza più stimolante e mi spinga oltre i miei limiti. Sono d'accordo. Inoltre, gli allenamenti più brevi e intensi possono essere efficaci quanto le sessioni più lunghe, soprattutto se si ha poco tempo. Esatto. A volte, quando ho poco tempo, faccio anche delle brevi sessioni di 15 minuti, e mi sento comunque gratificata. È un approccio intelligente. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per il tuo stile di vita, puntando comunque alla coerenza. E non dimenticare l'importanza dei giorni di riposo, permettono ai muscoli di recuperare e rafforzarsi. Verissimo. Bilanciare l'intensità dell'allenamento con un adeguato recupero è essenziale per evitare il burnout o gli infortuni. Grazie per la conversazione, non vedo l'ora di adattare la mia routine in base a queste intuizioni. Lezione 36. Genitorialità perfetta. Gli errori capitano, soprattutto ai genitori, fa tutto parte del percorso di apprendimento, non è vero? Certamente. La chiave è riconoscere gli errori e imparare da essi, invece di soffermarsi su di essi. Sono completamente d'accordo, perdonare se stessi è fondamentale nella genitorialità, perché dà un esempio positivo ai figli. Esatto. Quando i genitori dimostrano che è normale commettere errori, i figli imparano la resilienza e l'importanza della crescita. È confortante pensare alla genitorialità in questa luce, cerchiamo tutti di fare del nostro meglio. Certo, e condividere le nostre esperienze, compresi i momenti difficili, può aiutare a costruire una comunità di genitori solidali. È proprio vero, sapere che non siamo soli nelle nostre difficoltà può essere incredibilmente confortante. Inoltre, ci consente di celebrare i nostri successi, per quanto piccoli, con altre persone che ci capiscono. Grazie per questa conversazione illuminante. È un ottimo promemoria per abbracciare il percorso della genitorialità. Lezione 37. Riflessioni sulla merce. I recenti cambiamenti apportati da Nike alle sue linee di scarpe e merchandising hanno scatenato un bel dibattito tra i consumatori, non è vero? Sì, è affascinante come anche piccole modifiche possano provocare reazioni significative da parte di gruppi diversi. Sembra che alcune persone siano entusiaste dei nuovi design, mentre altre sono più scettiche riguardo all'impatto complessivo. È vero. È sempre interessante vedere come le decisioni in materia di branding e marketing trovino riscontro nel pubblico. Mi chiedo come questi cambiamenti influenzeranno le loro vendite a lungo termine, considerando le diverse opinioni in circolazione.
Esatto. Aziende come Nike spesso si trovano ad affrontare sfide nel trovare un equilibrio tra innovazione e aspettative tradizionali dei consumatori. E con i social media, il feedback può essere immediato e diffuso, il che può rafforzare o danneggiare la reputazione di un marchio. Assolutamente sì. È un'arma a doppio taglio, in cui i marchi devono essere flessibili nel rispondere al sentiment dei consumatori. Grazie per questa interessante discussione. È interessante riflettere sulle implicazioni più ampie di questi cambiamenti. Lezione 38. Ideali ed eredità. Perché pensi che i nostri illuminati antenati e predecessori continuino a essere rispettati nella società odierna? Hanno gettato le basi per gli ideali che amiamo, trasformando concetti astratti in applicazioni concrete. Questo è un punto importante. La loro capacità di trasformare la visione in realtà ispira non solo ammirazione, ma anche un senso di responsabilità nel continuare il loro lavoro. Esatto. La loro eredità ci ricorda che il progresso spesso richiede coraggio e perseveranza. E le loro storie ci ricordano che il cambiamento è possibile, soprattutto se guidato dalla passione e da uno scopo. Sì, è importante onorare il loro contributo e riconoscere allo stesso tempo il percorso continuo verso il miglioramento. Apprezzo il modo in cui la loro influenza contribuisce a plasmare i nostri valori e ci incoraggia a pensare in modo critico alle nostre azioni. È un ciclo continuo di apprendimento e crescita, in cui possiamo costruire sulle fondamenta man mano che andiamo avanti. Grazie per questa conversazione illuminante, è rinfrescante riflettere sull'impatto dei nostri predecessori. Lezione 39. Richieste di stanze. Sembra ragionevole, potresti mostrarci la camera deluxe prima che prendiamo una decisione? Certo, la camera deluxe offre delle bellissime caratteristiche che penso apprezzerete molto. Ho sentito parlare molto bene dei panorami e dei servizi, quindi non vedo l'ora di vederlo di persona. Non rimarrete delusi, la disposizione spaziosa e la luce naturale creano un'atmosfera calda. Mi piace tantissimo. È sempre bello avere uno spazio confortevole, soprattutto quando si viaggia. Il bagno è davvero lussuoso, con una vasca da bagno e accessori moderni che rendono l'esperienza ancora più piacevole. Sembra perfetto, mi piace rilassarmi dopo una lunga giornata di esplorazione. Posso assicurarti che soggiornare in questa stanza migliorerà la tua esperienza complessiva durante la visita. Grazie per la vostra disponibilità, non vedo l'ora di provare la camera deluxe. Lezione 40. Colloqui sui trasporti. Per quanto riguarda le opzioni di trasporto qui, ero curioso di sapere quali fossero disponibili e affidabili. Non preoccuparti, sono qui da un po' e posso darti degli ottimi consigli. Sarebbe utile, voglio essere sicuro di muovermi agevolmente nella zona. Esistono diverse opzioni di trasporto pubblico, tra cui autobus e treni, che sono piuttosto efficienti. Sembra comodo, preferisco usare i mezzi pubblici ogni volta che posso. Potresti anche prendere in considerazione le app di ride sharing, possono essere un modo rapido per spostarti se hai fretta. Ottima idea! È sempre bello avere delle opzioni a seconda di dove devo andare. Esatto! Assicuratevi solo di controllare gli orari, soprattutto se viaggiate nelle ore di punta. Grazie per i consigli, mi sento molto più preparato per il periodo che trascorrerò qui. Lezione 41. La ragazza perduta. Un giorno, mentre ero seduto al parco,
una ragazza mi si è avvicinata, con un'aria piuttosto angosciata e persa. Sembrava davvero ansiosa e mi ha detto che non riusciva a trovare la strada per la sua lezione di inglese, che si trovava proprio lì vicino. Vidi la preoccupazione nei suoi occhi, così le chiesi di descrivere il luogo in cui si teneva la sua lezione. Spiegò che si trattava di un piccolo edificio con una porta rosso acceso, ma che aveva sbagliato strada e aveva finito per girovagare. La rassicurai dicendole che non era lontano da dove ci trovavamo e mi offrii di accompagnarla in classe. Mentre camminavamo, lei esprimeva il suo nervosismo per il ritardo e per la perdita di istruzioni importanti. Le ho detto che tutti commettono errori e che la cosa più importante era che lei cercasse di arrivarci. Lei sorrise e mi ringraziò per la mia gentilezza, dicendo che si sentiva molto meglio sapendo di non essere sola. Quando finalmente siamo arrivati in classe, lei era molto sollevata e grata e ci siamo scambiati i numeri per rimanere in contatto. Lezione 42. Prenotazioni. C'è qualcosa che devo tenere a mente quando prenoto un tavolo in quel nuovo ristorante? Assolutamente sì! È importante verificare se hanno offerte speciali o menù per determinati giorni della settimana. Ottima osservazione. A volte offrono sconti su articoli specifici che possono farci risparmiare. Inoltre, è fondamentale confermare l'orario della prenotazione, soprattutto se il locale è molto frequentato durante l'orario di cena. Sono d'accordo, l'ultima cosa che vogliamo è arrivare e scoprire che non abbiamo un tavolo. Un altro buon consiglio è quello di chiedere informazioni sulla situazione del parcheggio, perché potrebbe essere un problema se non si è preparati. Giusto. E forse dovremmo informarci sul dress code, giusto per essere sicuri di essere in linea con l'atmosfera del ristorante. Esatto! L'importante è vivere un'esperienza fantastica, e pensare in anticipo può davvero fare la differenza. Non vedo l'ora di cenare insieme, sarà davvero divertente organizzarlo. Lezione 43. Allenamenti. Di solito mi alleno per circa 20-30 minuti al giorno per mantenermi in forma. Sembra una buona routine. Che tipo di esercizi includi di solito nelle tue sessioni? Per rendere l'attività più interessante ed equilibrata, la abbino a cardio, allenamento di forza e un po' di yoga. Questo è un approccio intelligente. È importante coinvolgere diversi gruppi muscolari per evitare stalli. Esatto. Ho scoperto che variare gli allenamenti aiuta anche a prevenire la noia e a mantenermi motivato. Preferisci allenarti in un momento specifico della giornata o i tuoi orari variano? Di solito preferisco la mattina perché mi dà energia per il resto della giornata, ma a volte cambio orario. Gli allenamenti mattutini hanno sicuramente i loro vantaggi. Ti fanno sentire realizzato fin da subito. Certo. Inoltre, è un ottimo modo per iniziare la giornata con una nota positiva. Lezione 44. Errori dei genitori. Gli errori dei genitori capitano ed è fondamentale imparare da essi anziché soffermarsi su di essi. Assolutamente. Fa parte della crescita e nessuno è perfetto, nemmeno i genitori. Credo che riconoscere questi errori sia il primo passo verso il perdono e la crescita personale. Sì, e quando i genitori imparano a perdonare se stessi, danno un esempio positivo ai loro figli. Si tratta di creare un ambiente in cui tutti si sentano al sicuro nell'esprimere i propri sentimenti e nell'imparare. E capire che gli errori sono opportunità di crescita può davvero cambiare la narrazione. Esatto.
Aiuta a promuovere la resilienza e l'empatia sia nei genitori che nei figli. Credo che un dialogo aperto sugli errori possa rafforzare notevolmente i legami familiari. Certamente. È un viaggio che stiamo facendo tutti e sostenerci a vicenda ne vale la pena. Lezione 45. I cambiamenti di Nike. Hai sentito parlare dei recenti cambiamenti nelle scarpe e negli altri prodotti Nike? Sì, ho letto un po' a riguardo, ma l'effetto complessivo dei cambiamenti non è ancora del tutto noto. Sembra che diversi gruppi in tutto il mondo siano in attesa di vedere come questi aggiornamenti avranno un impatto sul marchio. Assolutamente sì! Alcuni sono entusiasti dell'innovazione, mentre altri sono scettici sulla qualità. Penso che sia essenziale per aziende come Nike trovare un equilibrio tra creatività e reputazione consolidata. Certo, è una danza delicata tra il rimanere al passo con i tempi e il rendere omaggio a ciò che li ha resi vincenti fin dall'inizio. E il feedback dei clienti avrà un ruolo cruciale nel modo in cui questi cambiamenti saranno recepiti. Certamente, coinvolgere il proprio pubblico può portare a prodotti migliori, che soddisfano realmente le esigenze dei consumatori. Sono curioso di vedere come si evolverà la situazione. Potrebbe cambiare radicalmente il mondo dell'abbigliamento sportivo. Lezione 46. Precursori illuminati. Perché pensi che i nostri illuminati antenati continuino a essere rispettati? Perché hanno tradotto gli ideali in realtà, creando una base su cui le generazioni future potranno costruire. Esatto. La loro visione e il loro impegno per il progresso risuonano ancora oggi, ispirando molti a seguire le loro orme. Hanno dovuto affrontare sfide enormi, ma sono rimasti saldi nelle loro convinzioni, il che è davvero ammirevole. Sì, il loro coraggio e la loro determinazione sono un potente esempio per tutti noi. È affascinante vedere come le loro idee si siano evolute e adattate nel tempo, pur mantenendo sempre un significato. Comprendere le loro difficoltà ci aiuta ad apprezzare le libertà e le opportunità che abbiamo ora. Assolutamente sì! Ci ricorda che il progresso spesso ha un prezzo e che dovremmo onorare questa eredità. Abbiamo il dovere nei loro confronti di continuare a impegnarci per un futuro migliore, mantenendo vivi i loro ideali. Lezione 47. Camera Deluxe. Sembra ragionevole, potresti mostrarci la camera deluxe prima che decidiamo? Certamente. La camera deluxe offre tanto spazio e alcuni fantastici comfort che potrebbero davvero piacerti. Lo apprezzo, avere uno spazio confortevole può fare la differenza durante un soggiorno. Assolutamente sì! I comfort aggiuntivi, come una bella vista o un bagno più grande, possono migliorare notevolmente la tua esperienza. Inoltre, mi piace l'idea di concedermi un piccolo lusso in più mentre viaggio, è come un regalo. Sono completamente d'accordo. A volte vale la pena spendere un po' di più per avere un comfort in più. Esatto. Dopotutto, vogliamo assicurarci che il nostro viaggio sia il più piacevole possibile. Lasciate che vi accompagni nella stanza. Penso che rimarrete piacevolmente sorpresi da quanto sia bella. Fantastico! Non vedo l'ora di vederlo e spero che il nostro soggiorno sarà ancora più memorabile. Lezione 48. Tempistica del volo. 2 ore prima del tuo volo, capito? Farò in modo di arrivare puntuale. È un piano intelligente. È sempre meglio arrivare in anticipo che rischiare di perdere il volo. Assolutamente. Preferisco passare un po' di tempo ad aspettare al gate piuttosto che stressarmi per i check-in dell'ultimo minuto.
Esatto. In più, ti dà la possibilità di mangiare un boccone o di fare un po' di shopping dell'ultimo minuto. E chissà, magari mentre aspetti in aeroporto potresti anche incontrare persone interessanti. È vero, gli aeroporti possono essere pieni di storie e avventure provenienti da tutto il mondo. Adoro questo aspetto del viaggio, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, anche durante il tragitto. Sì, assicuriamoci di attenerci al piano così da poter godere del viaggio senza fretta. Sembra un buon piano. Imposterò un promemoria per uscire prima, giusto per sicurezza. Lezione 49. Pianificazione degli allenamenti. Che ne dici di uscire insieme qualche volta? Penso che sarebbe divertente organizzare una sessione di allenamento. Sembra un'idea fantastica. Allenarsi con un amico può rendere l'esperienza molto più piacevole. Esatto. Inoltre, è un ottimo modo per rimanere motivati e responsabilizzarsi a vicenda. Sono d'accordo. Possiamo provare diverse attività, come jogging o yoga, per mantenere l'attività interessante. È un approccio intelligente. Variare le cose può prevenire il burnout e mantenere fresche le nostre routine. Sì, e sarà una bella occasione per aggiornarci, già che ci siamo. Certo. Stabiliamo un giorno e un orario che vadano bene a entrambi. Che ne dici se puntiamo alla prossima settimana? Possiamo decidere cosa vogliamo fare. Sembra fantastico. Non vedo l'ora, sarà un modo divertente per trascorrere del tempo insieme. Lezione 50. Opzioni di trasporto. Cosa ne pensi delle opzioni di trasporto disponibili? Non preoccuparti, sono qui da un po' e posso consigliarti i modi migliori per spostarti. È rassicurante. A volte, conoscere il sistema di trasporto locale può far risparmiare un sacco di tempo e fatica. Esatto! Ci sono autobus, tram e persino biciclette a noleggio che possono rendere più facile esplorare la zona. Mi piace molto l'idea di andare in bicicletta, è un ottimo modo per vedere i luoghi di interesse rimanendo attivi. Assolutamente sì! Inoltre, ti permette di scoprire tesori nascosti che altrimenti potresti perderti. E avere qualcuno esperto che mi guidi attraverso le opzioni è di grande aiuto. Sono felice di aiutarti. Diamo un'occhiata alla mappa e cerchiamo i percorsi migliori per i tuoi piani. Perfetto. Apprezzo molto il tuo consiglio, rende il viaggio qui molto più piacevole.